Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issa e questo è lo Xiaomi Mi Pro 2. La versione M365 e anche la versione Pro sono i monopattini più diffusi al mondo, sono molto leggeri e sono molto pratici, specialmente in città, perché pesano solamente, questo in particolare, 14 kg, nonostante la sua batteria da 12,8 Ah 36 volt, quindi 460 watt. Ma è davvero il monopattino per te? In questo video lo scopriremo insieme, e questo video è offerto da cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice: registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. In realtà questo monopattino in particolare, ovvero la versione Pro 2, è molto interessante perché abbiamo un motore molto potente. Sì, è un motore da 600 watt di assorbimento massimo, ma è limitato a 300 watt via software. E sì, lo so che si può flasharlo via applicazione tramite il cellulare e può arrivare addirittura a una velocità massima di 40 km all'ora. Ma è una cosa da fare? Secondo me assolutamente no, perché sì, il motore è molto potente, anche la batteria da 460 watt si riesce a farcela perché è una batteria di qualità, di marca, garantita da un marchio come Xiaomi. Però questo monopattino, nonostante che sia molto robusto, non è stato progettato strutturalmente per avere una velocità del genere. Infatti la dimensione delle ruote è di 8,5 pollici, non solo non sono abbastanza larghe per riuscire ad andare in strada a quella velocità, non solo non abbiamo nessun ammortizzatore né dietro né davanti, anche se le gomme, essendo gonfiabili, ammortizzano abbastanza, ovviamente non sul pavé, e non sono neanche tubeless. Non è proprio fatto per i dossi e le buche. Vediamo queste buche qua. Vediamo adesso come se la cava con il pavé qua a Brugherio, che è disastrato. C'ho il cervello che si sta shakerando. Spero che la mia materia grigia non diventi un frullato in questo momento. Ecco, di sicuro non è adatto per il pavé, per lunghi tragitti. Un piccolo tragitto va bene, ma lunghi tragitti sicuramente no. Anche la struttura del monopattino è molto rigida, che è una cosa positiva ovviamente, perché abbiamo detto che è un monopattino robusto e leggero e anche performante dal punto di vista di coppia, ed è questo il motivo per il quale hanno scelto questo motore. E adesso facciamo la prova della solita salita con il Mi Scooter Pro 2 messo in modalità S. Siamo a 20 km all'ora, 23 km all'ora, 22 km all'ora, non so se si vede nella telecamera, sempre 20 km all'ora, 19-18 km all'ora, mantiene i 19 in questo momento, nonostante che adesso la salita è molto ripida, mantiene sempre i 19 km all'ora. E questo proprio grazie al suo motore da 600 watt, anche se è limitato a 300 watt di assorbimento massimo, perché questo monopattino si arriva a 25 km orari quando in modalità S, e vi faccio notare adesso, quando parto con il monopattino a vuoto, che arriva addirittura a 40 km all'ora, e l'ho provato, sì, arriva a 40 km all'ora tranquillamente. E poi, una volta che si accorge che ha dato troppa spinta, limita la sua velocità e arriva a 25 km all'ora. Siamo a 24 km all'ora, 23 km all'ora, sembra molto più veloce degli altri monopattini
più grosse tipo l'Erlang, in realtà sono solamente 24 km all'ora, però devo dire che 25 km all'ora con questo monopattino, con le sue ruote e il suo manubrio e tutto il suo telaio come fatto, sono già abbastanza, non andrei di più di 25 km all'ora. Il perché è molto semplice, perché non mi sentirei sinceramente sicuro al 100%, non è un monopattino diciamo da viaggi lunghi, o anche se adesso in questo momento sto andando facendo un viaggio lungo. Ha anche la modalità pedonale a 6 km all'ora che rende legale andare con questo monopattino nelle aree pedonali, e per quanto riguarda la modalità intermedia D arriva a 20 km all'ora. Quanto all'autonomia, questo monopattino viene dichiarato con un'autonomia massima di 45 km massimi, e devo dire che se pesate meno di 70 kg sicuramente 45 km li fa con una carica. La struttura del monopattino viene dichiarata che supporta un carico massimo di 100 kg. In realtà io non consiglio questo monopattino per più di 80-85 kg massimo, non perché la struttura non lo supporta neanche per il motore da 600 watt, quindi supporta molto bene questo peso, ma lo dico per la vostra schiena, a meno che sappiate che volete andare con questo monopattino solamente sulle piste ciclabili che siano buone. Ovviamente perché sente tantissimo le irregolarità della strada, nonostante che in questo momento non vedete quello che sta succedendo. Quanto all'impermeabilità del Mi Pro 2, esattamente come tutti gli altri monopattini che abbiamo visto sul canale, quindi IP54, si può andare con la pioggia, una leggera pioggia, non per tantissimo tempo, non si può però lasciare all'esterno sotto la pioggia, neanche immergere. Ma se volessi rendere giustizia come si deve a questo monopattino, dovrei parlare della sua intelligenza, e devo dire che Xiaomi, da quando hanno iniziato con i primi monopattini fino adesso, hanno un'esperienza incredibile, specialmente in questi monopattini fascia consumer, e infatti il monopattino arriva con questo caricabatterie che carica la batteria da 12,8 Ah a 1,7 Ah. Ciò vuol dire che la batteria viene ricaricata completamente da zero in circa 7 ore e mezzo, ma come potete notare fa arrivare la batteria a 41 volt e non a 42 volt, ovvero 4,2 volt per cella come la maggior parte dei monopattini che trovate nel mercato, e questo prolunga la vita della batteria, specialmente che questo monopattino è fascia consumer e purtroppo c'è questa idea diffusa di dover lasciare in carica sempre la batteria per conservarla, ma questa cosa lo danneggia la batteria brutalmente. Ma questo con lo Xiaomi Mi 2 Pro non succede, sia perché arriva solamente a 41 volt, non 42 volt, ma anche per il tipo e la qualità della batteria agli ioni di litio installata in questo monopattino. Una cosa molto buona di questo monopattino è che è di marca, quindi le batterie sono sicuramente di qualità, ecco, e questo si vede assolutamente perché il monopattino non perde potenza, riesce a fare i suoi 25 km all'ora sempre costantemente, anche a batteria scarica. Il monopattino arriva con 2 manuali di istruzioni in tutte le lingue, compresa la lingua italiana ma anche la lingua araba, e arriva impacchettato benissimo. Se volete vedere in dettaglio come è impacchettato potete andare a vedere questo video di unboxing, e arriva solamente con la parte superiore del manubrio smontata. Infatti vi danno una chiavetta a brugola molto comoda per serrare le viti, e sono 4, 2 dietro e 2 davanti, una cosa veramente facile da fare, e forniscono anche un adattatore per gonfiare la gomma eventualmente se la vostra pompa non riesce ad entrare qui dentro. E anche se il consumatore finale non è tenuto ad avere i certificati CE o la dichiarazione di conformità eccetera eccetera, ma è un obbligo solamente dell'importatore e del venditore, comunque loro forniscono questi certificati all'interno della scatola. Per quanto riguarda l'apertura e chiusura del manubrio è rimasta sempre la stessa classica Xiaomi, quindi abbiamo la sicura e questa levetta da abbassare. A questo punto possiamo agganciare il parafango al campanello. È trasportabile facilmente? Sì, è molto facilmente trasportabile, ma non è tanto ergonomico perché
il manubrio non si può piegare, non ci sta quindi in tutti i bagagliai delle macchine, a differenza per esempio dell'Erlang H6, tutte le sue versioni. Ecco, è vero che è molto più pesante di questo e molto più performante di questo, quello sì che è un monopattino da usare dovunque, ed è leggermente più lungo di questo, ma nonostante questo lo ritengo più trasportabile di questo a causa del semimanubrio che si può piegare completamente, quindi si può mettere in qualsiasi bagagliaio. E non solo, una volta chiuso non abbiamo tutta questa lunghezza che non si può chiudere, quindi non tutti i bagagliai sono adatti, una lunghezza molto alta di qua e una lunghezza molto alta di qua vuol dire che non potete metterlo in questo modo, ma non potete neanche metterlo in questo modo a volte a causa del manubrio. Queste ovviamente sono delle considerazioni personali nate dalla mia esperienza con questo monopattino. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore. Questo monopattino arriva con il non zero start attivo, ovvero bisogna dare una spinta al monopattino per riuscire poi ad accelerare con l'acceleratore, solo che deve essere abbastanza forte, altrimenti non parte il monopattino, come in questo caso che vedete che volevo partire, sono rimasto in mezzo alla strada e non era partito, quindi è una cosa alla quale bisogna farci l'abitudine. Di default il monopattino arriva con la funzione cruise control disattivata, ma possiamo utilizzare l'applicazione per attivarla. Qual è l'applicazione? È Xiaomi Home, che sarebbe l'applicazione globale di qualsiasi dispositivo Xiaomi. Come potete notare, sulla mia non compaiono gli altri miei dispositivi perché questa versione, della quale vi lascio link e coupon sconto nella descrizione del video, è la versione europea. Quindi se come me utilizzate da vecchia data questa applicazione collegata al server cinese, non potete collegarvi a questo monopattino, ma se selezionate dalle impostazioni il server Italia, allora potete collegarvi e quindi entrare tramite Bluetooth all'interno delle impostazioni del monopattino e cambiare eventualmente le impostazioni, che come potete notare una volta cliccato vi dà degli avvisi. Anche per questo che dico che questo monopattino è adatto al consumer e adatto a qualsiasi persona, perché non potete fare qualcosa di sbagliato visto che ci sono tutti gli avvisi. Possiamo decidere di mantenere la luce posteriore sempre accesa e possiamo anche decidere il recupero energetico tramite non frenata rigenerativa, ma ogni volta che lasciamo l'acceleratore il motore frena in automatico. Io personalmente l'ho imposto su debole. Ok, in questo momento sono nella solita salita, vedete che non sto toccando assolutamente né il freno né l'acceleratore e sono con il recupero energetico messo al minimo, quindi debole. Adesso sto scendendo a 20-21 km/h, quindi il monopattino non riesce a frenare completamente, quindi devo utilizzare il freno. Ok, adesso ho impostato il recupero energetico forte, quindi il massimo. Vediamo quanto riesce a rallentare il monopattino con recupero energetico al massimo. Vedo che non rallenta, forse 2 km, adesso è diventato 19, 20, 21 e quindi devo frenare per forza con il freno a disco. E vi consiglio vivamente di impostare il recupero energetico al minimo, anche perché come avete visto nella discesa ripida dove serve non riesce a rallentarvi abbastanza, e specialmente sul piano e sicuramente di intralcio. Vi faccio vedere perché lascio e il monopattino rallenta davvero tanto. E una cosa che ho trovato molto interessante in questo monopattino, molto intelligente, vorrei che tutti i monopattini fossero così, è che la luce posteriore quando è accesa e freniamo lampeggia, ma non solo, anche se non stiamo frenando ma abbiamo lasciato l'acceleratore, quindi non stiamo accelerando, lampeggia lo stesso per segnalare a chi ci sta dietro che il monopattino sta rallentando. Questa è una cosa fantastica, secondo me tutte le biciclette elettriche o non, o anche tutti i monopattini dovrebbero avere. Possiamo bloccare il monopattino e quando bloccato tramite l'applicazione la ruota frena, non solo, suona anche. Ovviamente questo non impedirà a qualcuno di rubarvelo perché pesa veramente poco. Comunque abbiamo questa funzione, però abbiamo la possibilità di impostare o reimpostare una nuova password al monopattino, così da renderlo
inutilizzabile eventualmente da un eventuale ladro. Possiamo decidere il sistema metrico o imperiale, possiamo ripristinare le impostazioni e possiamo anche vedere le informazioni sulla batteria. Ecco, se ci sono problemi compaiono qua, e possiamo anche vedere le informazioni per esempio sulla velocità attuale con il chilometraggio totale, quindi lo storico del monopattino e anche il nostro viaggio. Non solo, ci dà anche una stima dei chilometri rimanenti che possiamo fare con la carica residua, che in questo momento è il 96%. Sulla parte sinistra del manubrio abbiamo un campanello meccanico, è abbastanza udibile. Abbiamo la levetta del freno che gestisce tutti e due i freni, sia quello posteriore a disco ma anche la frenata rigenerativa tramite il motore anteriore. Questo motore da 600 watt sì, è limitato a 300 watt elettronicamente tramite la centralina, però una volta che premete la leva del freno esprime tutta la sua potenza di 600 watt per frenare. La frenata di questo monopattino è ottima per 25 massimo 30 km all'ora. Di più di così secondo me non è sicuro, anche questo uno dei motivi per i quali sconsiglio di craccare il monopattino. Vediamo adesso il freno in questa discesa. Tenete conto che in questo momento ho solamente un dito che posso utilizzare per frenare. Intanto comunque la frenata rigenerativa funziona già di per sé, quindi rallenta da solo nelle discese. La luce anteriore del monopattino è una luce a LED che si accende premendo una volta sul bottone di accensione e spegnimento del monopattino, ed è una luce molto intelligente che mi è piaciuta tanto, perché come potete notare è fatta in una maniera di fare tantissima luce nella parte inferiore, nonostante che la luce sia montata sul manubrio sulla parte superiore, ma d'altra parte non dà fastidio a quelli davanti perché come potete notare è tagliata di sopra. Il monopattino è dotato di catarifrangenti laterali su ambedue i lati, e per quanto riguarda il parafango ovviamente non si può schiacciare per frenare. Una cosa che hanno modificato è aggiungere queste parti qua al parafango come sostegno per evitare di rovinare il connettore della luce dietro, cosa che era frequente nei monopattini delle versioni precedenti. Qua invece l'hanno aggiunto di serie, quindi questo parafango è davvero robusto. Il display purtroppo è solamente un display, non è multifunzione come la maggior parte dei monopattini che abbiamo visto sul canale, e tutto quello che dovete gestire o volete gestire lo dovete gestire tramite l'applicazione, cosa leggermente scomoda, però comunque qua questo monopattino non è che abbia tante funzioni. E il display mostra il livello di carica della batteria con dei puntini che sono 1, 2, 3, 4, 5 puntini, mostra eventualmente degli avvisi se la batteria o anche l'ESC sono molto caldi, vi dà anche avvisi eventualmente se ci sono delle avarie, anche il segnale Bluetooth quando è collegato, o anche le luci quando sono attive o disattive, e cliccando 2 volte sul bottone di accensione e spegnimento possiamo passare dalla modalità pedonale alla modalità D alla modalità S, che ha 25 km all'ora. Tutto il monopattino arriva ricoperto con degli adesivi, con dei consigli e anche degli avvisi, che è una cosa molto positiva. Ovviamente d'altra parte una volta che togliete l'adesivo è difficile da togliere e rimane, come potete notare, tutta la colla attaccata. Tra tutti i monopattini che ha prodotto Xiaomi fino ad oggi, secondo me questa è la versione migliore, che costa circa 450-500 euro, e vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video a vari venditori incluso Amazon. E se volete un monopattino leggero, pesate meno di 85 kg e non volete fare lunghi tragitti, neanche tragitti disastrati, quindi in città sulla pista ciclabile, e volete un monopattino Xiaomi, allora consiglio questa versione. Io personalmente preferisco metterci sopra altri 100 euro e prendermi un Erlang H6 dove posso fare qualsiasi cosa, ed è un mezzo che veramente potrei chiamare pro, ovvero professionale, e questo invece io lo chiamerei extra, non pro da professionale ma un livello extra rispetto agli altri monopattini Xiaomi.